Come stai facendo perdere? Ti stai sparando molto. Pierwszy i drugi sezon serialu Gomorra wprowadził nas w osłupienie i zachwyt. Można powiedzieć, że zawładnął naszymi umysłami. Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że łączy nas oczarowanie jedną postacią – Jennym Savastano. Aktor Salvatore Esposito, który po mistrzowsku zagrał transformację Jennego, stał się naszą obsesją. Postanowiliśmy zrobić wszystko, by poznać jego historię. My dwaj, dziennikarze z Polski, komentatorzy Serie A i pasjonaci Calcio. Pod Wezuwiuszem wylądowaliśmy w marcu 2016 roku. Przylecieliśmy do miasta owianego złą sławą, przed którym nas przestrzegano i które przedstawiano nam jako przedsionek piekła na ziemi. Nie wierzyliśmy w to. Czuliśmy, że jest inaczej. Salvatore Esposito i jego zawrotna kariera stały się dla naszego filmu punktem wyjścia. Gomorra, serial pokazujący najbrutalniejszą i nieludzką stronę tego miasta, zainspirował nas do pokazania go w innym świetle. Przez pryzmat wspaniałych, utalentowanych ludzi, jacy rodzą się na tej ziemi. Nazywamy się Filip Kapica i Mateusz Święcicki. Jesteśmy pasjonatami kariery Diego Armando Maradony, taktyki Mauricio Sarriego, atmosfery na Stadio San Paolo i kunsztu aktorskiego Salvatore Esposito oraz wspaniałego miejsca na ziemi, jakim jest Neapol. Io sono Salvatore Esposito e ci troviamo nel negozio di mio padre. Mio padre è un barbiere, circa 60 anni che questo negozio è qui. Siamo in Santa Lucia, che è un quartiere di Napoli, un quartiere bellissimo che porta dritti al mare. I will never learn this much is true. Keep running round in circles, keep coming back to you. Mio nonno e mio padre sono stati e sono tuttora barbieri. Io ho provato, anzi mio padre fin da bambino ha provato ad insegnarmi quella che è un'arte, ossia questa qui. Solo che forse non ero portato, ero più per il lato artistico. E a parte poi i sogni da bambino di diventare un calciatore, ho sempre sognato di diventare poi un attore ed eccomi qua. So I talk like I don't. The game is all there is. Salvio da bambino ha sempre avuto proprio la voglia di, quando vedeva un palco, quando andavamo in vacanza nei villaggi, a scuola, ha sempre avuto la passione per il recitare, il teatro, il cantare. Ricordo un episodio una volta che siamo andati ad un evento e ha cantato per fare la gara con degli altri bambini. È arrivato secondo, si è arrabbiato perché si mise a gridare che l'avevano imbrogliato ed aveva solo 5 anni. Si era arrabbiato tantissimo perché diceva che doveva vincere lui, era pure prepotente già allora.
Io quando ero piccolo ho fatto come faceva mio padre, non ho fatto come ha fatto mio padre con me, che mi imponeva di farmi fare per forza il barbiere. Io infatti ho studiato, ho fatto fino al 4º anno di ragioneria proprio perché non volevo fare questo lavoro, perché mio padre me lo imponeva. Invece io con lui ho fatto diversamente, io me lo portavo qua al negozio per vedere se lui si affezionava, si appassionava al lavoro. Poi mi resi conto che non era affezionato, portato per questo lavoro e non ho mai insistito. Gli ho sempre fatto fare quello che a lui faceva piacere. Prima lavoravo al McDonald's, però cresceva dentro di me questo desiderio di poter esprimere quello che sentivo. E così poi parlando con i miei genitori dissi che la mia volontà era quella di provare ad iniziare quella che era questa carriera, studiando recitazione, trasferendomi a Roma. E loro mi hanno sempre appoggiato e questa è stata per me la cosa fondamentale che poi mi ha portato, credo, ad ottenere dei successi. Ho sempre lavorato sin da quando ero ragazzo, quindi il lavoro non mi ha mai spaventato, però rischiare per un qualcosa di ignoto era una bella sfida. Ricordo quando lui andava all'università e lavorava al McDonald's. Stavamo andando al mare, lui aveva 18 anni e mezzo, 19 anni. Aveva fatto già 6 esami all'università. Io dallo specchietto retrovisore, lui stava dietro e mi accorsi che qualcosa non andava. Quando arrivammo in spiaggia me lo presi sotto braccio e dissi: Salvio, qual è il problema, babbo? Che succede? Dissi: non vuoi andare più all'università? Lui mi guardò e si mise a piangere. Disse: ma no, io cercava le scuse. Gli ho detto: ma non ti preoccupare, per me va bene lo stesso. Cioè, per noi va bene comunque, perché comunque sei un ragazzo per bene, lavori. Cioè, noi ti vogliamo bene comunque. No, perché so che a voi faceva piacere se io mi fossi laureato. E io gli ho detto: non ti preoccupare, va bene così. Per noi va bene come sei. Chiaro? Basta. Io praticamente stavo facendo da spalla ai provini per Gomorra, davo le battute agli attori che venivano poi lì per il provino. E prima di me per il ruolo di Jenny avevano visto circa 1000 ragazzi, credo. E poi il regista Stefano Sollima e la casting Laura Muccino mi chiesero se ero interessato a fare il provino per Jenny, così poi l'ho fatto ed ecco qua. La trasformazione poi è stata abbastanza difficile, ma più che altro perché il tempo era poco, nel senso che noi abbiamo girato quasi tutte le scene del primo Jenny, quello lì un po' più in carne. Nei primi mesi la produzione ha fatto un lavoro straordinario in questo,
E poi ci sono stati 2 mesi in cui io non ho girato e poi ho girato i successivi mesi con 20 kg in meno, dopo un lavoro a livello di preparazione del personaggio e fisico veramente intenso, però è bello che la gente ha riconosciuto questo cambiamento, questa per me e per chi ha lavorato con me credo sia la soddisfazione più grande. Che è una serie pazzesca, è la prima serie venduta in tutto il mondo, è la prima serie che verrà trasmessa anche negli Stati Uniti e quindi è stata paragonata a quelle che sono le più grandi serie internazionali e per me è soltanto un grande motivo d'orgoglio che tanti napoletani, tanti campani hanno partecipato per la prima volta ad un progetto internazionale e riescono a portare la loro arte nel mondo, quindi questo per me e per la mia terra deve essere solo ed esclusivamente un vanto. C'è l'intelligenza di capire che Gomorra è un progetto internazionale che racconta una piccolissima parte di male che è nato nella mia città ma che potrebbe essere raccontato in qualsiasi altra città, in qualsiasi altro paese nel mondo. Napoli ha una quantità di persone bellissime, di gente per bene che lotta tutti i giorni contro questo male. Ma per scelta in Gomorra si è deciso di raccontare solo quella piccola percentuale di male, rappresentata dai Savastano e da tutte le persone che circondano il loro mondo. Per me vedere Gomorra non mi ha tanto cambiato perché io conosco benissimo questa realtà, conoscevo benissimo quella realtà, avendo un passato diciamo lavorativo con dei personaggi delinquenti, malavitosi, politici, corrotti. Nel mio lavoro ho avuto a che fare con tantissimi personaggi, sia a cominciare l'ex Presidente della Repubblica Italiana ad andare a finire all'ultimo delinquente italiano. E quindi ho avuto modo negli anni di assorbire benissimo tutte le cose negative di questa città. Allora, io per la carriera di mio figlio, io gli auguro, come padre gli auguro il meglio, però a noi non ha cambiato per niente la vita, noi siamo le persone di sempre, semplici, le persone di tutti i giorni. Per noi è sempre il nostro Salvio, non è cambiato niente. Quindi per noi va bene com'è. Qualsiasi sia il risultato va bene. Io sono orgogliosissimo di mio figlio e forse sono stato il primo che ha creduto sempre in lui. Io ho fatto di tutto per rendergli la strada il più facile possibile, anche nonostante tantissime difficoltà. Scusate, mi emoziono, perché veramente dietro di lui ci stanno tantissimi sacrifici. Molto è stata dura e sono orgogliosissimo di lui, veramente. Mi chiamo Jenny Di Virgilio, ho 33 anni e faccio questo mestiere da circa dall'età di 9 anni.
Adesso ne ho 33, come ho detto. La mia famiglia è una famiglia storica di artigiani presepiali e facciamo questo da 4 generazioni nella stessa bottega. Io sono specializzato prettamente a fare le teste dei pastori, c'è la parte principale, dal modellato alla parte della colorazione, quindi io la testa la finisco tutta quanta io. Poi ovviamente a settori abbiamo le sarte sempre di famiglia, mia zia, mia mamma e mia moglie, poi mio padre fa mani e piedi e quindi questo è un lavoro che facciamo a catena di montaggio. È un bel lavoro, lo facciamo con passione e tanto amore e infatti proprio per questo siamo, si può dire, i migliori qui nella zona nell'arte presepiale. I heard you say, meet you in the long grass, something good at long last. A parte l'arte presepiale classica, quella che facciamo sempre, c'è il presepe classico, io durante l'anno mi diverto a fare queste statuine di attualità e questo mi gratifica e mi dà molte soddisfazioni. Infatti quest'anno ho fatto la Triade di Gomorra per questa serie che è stata fatta proprio in TV su Sky e io ho rappresentato il padre Savastano, Ciro e il famoso Genni. E sono statuine che per farle ci ho messo quasi 2 mesi perché sono pezzi unici, io le lavoro tutte a mano e le faccio su foto. E niente, come ho detto c'è un mese e mezzo per prepararle e a breve si inizierà la nuova serie di Gomorra che, come ho letto, inizierà a maggio. Però le statuine già sono pronte. Salvatore, che dire, Genni, il famoso Genni, è un ragazzo molto valido, ho visto come recita ed è un bravo attore. Poi la cosa bella è che è proprio napoletano e quindi comunque gratifica la nostra città che comunque è piena di eccellenze campane. Infatti Napoli non è solo cronaca nera, ma abbiamo come dire, tanti artisti, tanto artigianato importante da mettere, diciamo, in prima linea, in evidenza. E Genni comunque fa parte degli attori napoletani che stanno portando in alto la nostra città. Infatti io perciò ho creato anche la statuina. Mi chiamo Ferdinando Liuzzi, vengo dai quartieri spagnoli, nasco ai quartieri spagnoli e vivo a Ponticelli da una ventina di anni. Ho avuto il piacere che Raffo è andato alla scuola Belle Arti, il Palizzi, e poi è andato all'Accademia Belle Arti e si è laureato all'Accademia Belle Arti con 110 lode. Io ho avuto questo piacere immenso di avere un figlio maestro d'arte. Vengo da una famiglia umile, lavoratori, non benestanti e viviamo di soddisfazioni immense. Vedendo Raffo che si è costituito come persona lavorativa, i fratelli lo hanno seguito. Il denaro lo amo poco, ma buona vita per loro tutti e anche per voi. Il mio nome è Raffo Art, un nome che è diventato tale grazie ai graffiti, la tag. Raffo viene da Raffaele, mio nome originale. Sono un artista partenopeo napoletano che ha approfondito gli studi
facendo istituto d'arte e frequentando l'Accademia delle Belle Arti. Il tutto è nato da una passione che coltivo e semino da quando ero piccolo. Ero piccolissimo, già a 3 anni, 4 anni facevo disegni a matita, a pastello e coloravo sempre, quindi innamorato dell'arte a 360 gradi. Dai quartieri spagnoli nativo, all'età di 10 anni ci spostiamo in periferia, che diciamo che tra virgolette è stata un po' la mia svolta artistica, perché circondato da muri di cemento di grigiore, di tristezza, ho iniziato a sperimentare questa tecnica nuova che per me era la spray art. Il graffito in chiave Napoli, cioè quello che sto creando ultimamente, che a livello mediatico stanno avendo un boom ancora più forte sui web e tv, è nato così che ho iniziato a fare il primo graffito di Edison Cavani in provincia di Napoli, facendo un muro di 4 metri col suo volto. Innamorato della città e della maglia, ho iniziato a sperimentare questa cosa, vedendo che c'era un'attenzione mediatica molto forte. Ho iniziato a fare i calciatori. Ci troviamo qua davanti a un altro graffito mio realizzato a Poggio Reale, Napoli, davanti a questo graffito che è realizzato col Golfo di Napoli alle spalle di Marek. È un'esplosione di passione, di cuori. Quindi quello che posso raccontare è che da questi graffiti, che è iniziata un po' come gioco, sono arrivato addirittura a loro, ai calciatori del Napoli. Essendo che faccio una cosa che amo, quindi potrei essere quasi retorico, io credo che il mio sogno già si è realizzato, fare quello che amo. 20 anni fa dipingevo per strada e dovevo essere attento se qualcuno mi guardava oppure mi vedeva, perché magari era una cosa tra virgolette illegale, mentre invece oggi mi chiamano un po' da tutta Italia e fortunatamente ho fatto anche qualcosa all'estero. Vi dico che tra virgolette il mio sogno si è realizzato, perché veramente è così. Sono riuscito a toccare già dei tasti che non immaginavo nemmeno, esporre i miei quadri alla Biennale di Venezia e fare già il giro d'Italia come artista tra virgolette sconosciuto, però credo che il mio percorso già lo sto facendo e sto cercando ancora di crescere, ma penso che quando uno poi mette il cuore in una cosa arriva sempre a quello che vuole. Il mio sogno futuro è quello di continuare quello che sto facendo già, però trasportando i graffiti su tela, come già ho un progetto in cantiere, e esporre nelle migliori gallerie in tutto il mondo. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. You set my world on fire. Diego Armando Maradona. How long have you been there? How long have you been waiting? Allora, mi chiamo Bruno Alcidi, sono il proprietario di questo bar, questo è il bar da 3 generazioni. Siamo diventati famosissimi nel mondo, oltre perché facciamo un ottimo caffè, ma anche perché abbiamo il capello di Maradona. Questo capello è stato preso da me durante una partita di calcio Milan-Napoli nel 1990, mi trovavo nello stesso aereo, quando lui si è alzato sul poggiatesta è rimasto sta ciocca di capelli e l'ho preso. L'ho preso per portarla ai miei amici per far vedere insomma, che avevo preso il capello di Maradona. E poi dopo, tornando a casa, perché Napoli è piena di queste cappelle emotive che servivano anticamente a illuminare la città, perché quando non c'era l'energia elettrica si mettevano dei lumini facendo tale che le strade erano illuminate. Quindi Napoli è piena di queste cose. Chiaramente non c'è Maradona, ma ci sono San Gennaro, la Madonna del Carmine, santi come Giuseppe Moscati. E poi abbiamo abbellito questa cappella con le lacrime napoletane, che sono le lacrime dei napoletani quando lui è andato via nel 1991.
Lui non è mai stato qua perché Maradona era impossibile poter camminare per la città, ma sicuramente lo sa perché hanno fatto un video Kusturica qua, quindi si è visto che c'era il suo capello, ma anche la figlia è venuta qua, quindi lo sa perfettamente. Diego Armando Maradona. Io sono un grandissimo tifoso del Napoli, mi riferisco al calcio logicamente. Io sono nato nel 1986, anno in cui Diego Armando Maradona vinse da solo la Coppa del Mondo e poi è stato praticamente ed è tuttora il dio del calcio. Maradona ha fatto qualcosa che nessuno mai aveva fatto prima. Maradona quando è arrivato a Napoli disse sarebbe stato facile per me scegliere di andare alla Juve, al Milan, che erano le grandi potenze non solo economiche della Serie A, ma le grandi potenze a livello calcistico. Ha detto, per me era facile, per me la sfida più grande era quella di vincere in una città che si raccoglie tutte in un unico club, perché Napoli è l'unica città che ha un'unica squadra nella propria città. E per me questa era la sfida più grande e l'ha vinta, e questo dimostra ancora di più qual è la differenza tra lui, ad esempio, e tutti gli altri calciatori che hanno giocato nei grandi club. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione, piede sulla palla, Spezzi, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio. Dopo anni e anni di buio completo a livello calcistico, ma anche a livello che ha fatto conoscere nel mondo, non solo per motivi di malaffare, ma anche per meriti sportivi. Quindi è la prima volta che Napoli è andato nel mondo per meriti sportivi, e quindi perché noi napoletani lo amiamo sempre di più. La prima volta che siamo andati insieme a San Paolo, Salvio aveva 6-7 anni e a lui piaceva UEA del Milan. E allora io dissi, ti prometto che ti porto a vedere UEA quando giocherà col Napoli, però dopo ti chiudo in camera e ti devi guardare tutte le cassette di Maradona, tutti i video di Maradona. E così è stato. Dopo ha cancellato il Milan. Cancellato UEA? Ha cancellato tutto, ha visto solo, da allora è solo Napoli. Allora il secondo scudetto, lui fece per scappare perché si era fatto male. Mia moglie corse a prenderlo e si ruppe la gamba. Quando siamo andati a festeggiare con la moto allo scudetto del Napoli, mia moglie con la gamba in gesso così sulla moto. Che cosa è successo a Napoli? Ma una festa pazzesca, 3 giorni, notte e giorno, non si capiva niente, la gente è impazzita. Cioè non c'era un angolo di strada, un pezzo di strada che non fosse azzurro. Una festa immensa. Solo per questo vorrei fargli vedere questa festa, vincere lo scudetto, per far rivivere questa festa a molti giovani che non hanno avuto il piacere di vederla. Sono cresciuto in una famiglia che mi ha poi mostrato quello che era essere un tifoso del Napoli. È qualcosa che ti cresce dentro piano piano, nonostante io ami il calcio a 360 gradi, mi piace molto seguire la tattica, vedere le partite internazionali, però le sensazioni che provi quando vai al San Paolo o quando canti, vedi i cori tipo un giorno all'improvviso mi innamorai di te, cioè, quelle sono cose che nascono da dentro, inside, magia.
Io sono nato e cresciuto a Napoli e credo sia il posto più bello del mondo, basta guardare le bellezze che circondano la mia terra, la gente è calorosa, ha un animo caldo, spero sì di passare il resto della mia vita qui a Napoli e soprattutto dico a chi non c'è mai stato a Napoli di visitarla perché è veramente bellissima.